oppure ben ritrovati sul mio canale e, come potrete intuire da questo sfondo curatissimo, perché l'estetica prima di tutto su questi schermi, bentornati anche nella prestigiosa cornice del bagno di casa mia, luogo principe, luogo designato ormai per tradizione ad ospitare tutti i miei video a tema beauty. Perché direte voi? Perché qua tengo la luce della bellezza, quella che un po' compensa, detto da una che stamattina sembra telespalla Bob gonfio, tentando di porre rimedio con dei patch. Comunque, cerchiamo di ignorare questo piccolissimo dettaglio e proseguiamo, perché, come sicuramente avrete letto nel titolo, mi accingo oggi a testare alcuni beauty hacks, alcuni trucchi beauty estrapolati dal gioioso mondo di TikTok, che è la mia nuova ossessione, ma attenzione che qui arriva il twist, trucchi beauty per over 40 su TikTok. Che uno pensa TikTok, cioè così proprio, primo pensiero, quando dico TikTok, immagino giovani virgulti, adolescenti che ballano felici, tic tac tac, tira tira tira. E invece no, invece sappiate che su TikTok c'è una resiliente percentuale di over 40, che dispensano consigli vari ed eventuali, ma soprattutto consigli beauty, e Dio solo sa se ce n'è di bisogno, perché siamo onesti, quanti beauty guru conoscete che abbiano più di 40 anni? Quanti, dai? Nessuno, zero. E quindi tu segui questi tutorial di ventenni dalla pelle di porcellana, o mi spingo, trentenni dalla pelle tiratissima e perfetta, provi a seguire il tutorial e finisci che o assomigli a The Joker o alla mummia di Tutankhamon, un po' così come riferimenti visivi. Per questo scoprire una nicchia su TikTok di influencer beauty over 40 è stata per me un'esperienza surreale ed entusiasmante, ed ho subito pensato, bene, fammi provare tutti questi trucchetti per vedere se effettivamente c'è una differenza. Ora, ci sono diverse influencer beauty over 40, io ne seguo un paio. Oggi mi concentrerò sui consigli di una delle mie preferite, che si chiama Sonia Valencia. Sonia Valencia, una tipa tutto pepe, che però trovo dia dei consigli di buon senso e all'apparenza efficaci. Va detto che lei parte già con una pelle di suo discreta, per usare un eufemismo. Bellissimo. Comunque, se voi siete pronti, andiamo a testare insieme questi consigli beauty, questi beauty hacks, e vediamo se funzionano. Quindi è il momento. Ha fatto tantissimo questo. Telespalla Bob gonfio. Cominciamo. Ho osservato sul mio TikTok, peraltro se vi interessa mi trovate qui, Jiu Jitsu 4R, una serie di video di Sofia Valencia cercherò di metterli in ordine per l'appunto per creare un trucco strutturato. Uno dei primi quindi da cercare è come creare una base omogenea. Vediamo cosa ci dice Sofia. So here is how to achieve this look. Number 1, apply a setting powder. You're gonna look like a ghost and that's what you want. Numero 1, applicare la cipria. Dunque, io sotto mano ho questa cipria di It Cosmetics, la Bye Bye Pores. Vediamo che succede. Quindi per prima cosa, senza nulla, senza primer, la cipria. Ecco qua. Quanta? Non vedo nessuna differenza, ma siamo solo all'inizio. Number 2, use a setting spray on your skin. If you have oily or combination skin, use an oil control setting spray. Number 3. Ok, io userò lo spray fissativo per il trucco di Charlotte Tilbury Hairbrush Flawless. E giù che ci do.
lasciamo asciugare, quindi proseguiamo. Use a face primer. It can be any type of primer. And number 4, apply your foundation. Face primer. Per riassumere, abbiamo fatto cipria, setting spray e adesso spray, soprattutto setting spray, cioè spray fissativo, e adesso mettiamo un primer. Per la cronaca io sto usando The Marshmallow Primer della NYX. Mettiamo il primer sopra questa roba qua, non so bene il senso, ma se lei dice che per noi over 40 questo fa differenza, io le do assolutamente retta, perché ogni consiglio, ogni beauty hack che può aiutare. Sono diventata rossa come un peperone, perché? Dio solo sa. Poi, che altro dice Sofia? And number 4, apply your foundation. Ok, apply your foundation. Mettere su il fondotinta. A questo riguardo ho scovato un altro video nel quale Sofia parla proprio del Your Skin But Better della It Cosmetics, che è uno dei miei fondotinta CC Cream preferiti. Andiamo a cercare un attimo il video, perché dice delle cose anche su come applicare il fondotinta. Eventually, Apply half a pump of the It Cosmetics CC cream, warm it up in your skin, place it where you need to place it. Might as well put it all over my face, then you're just gonna bounce the sponge. You're not gonna glide it, you're not gonna drag it, you're gonna bounce it, you're gonna beat your face, beat it, beat it, beat it, beat it, like Michael Jackson said, beat it. Ok, allora intanto lei usa di fondotinta mezzo alpha pump, cioè se mezzo, come posso dire, se una pompatina è una mezza, io devo mischiarne due, quindi ne metterò pochissimo. Perché dite devi mischiarne due? Perché uno è troppo chiaro e l'altro è troppo scuro, come di consueto. Però così dovrebbe essere alpha pump, mezza, E poi, mi sembra pochissimo, ve lo dico. Poi lei lo piazza così dove serve, all'occorrenza. Mi sembra pochissimo, cioè veramente io di solito ne uso un botto di più. Lei ha anche una pelle abbastanza omogenea e perfetta. Si è già detto che mi sembra pochissimo. Sì, credo si sia già detto. E poi utilizza una spugnetta inumidita. Ora vado a inumidirla. Eccoci qua, spugnetta inumidita, e va a beat it, cioè a uniformare il fondotinta. Beat it. Yeah, that's how you're gonna do all the way around. Già così a primo acchito posso dirvi che la mia faccia non assomiglia assolutamente a quella di Sofia, che ha messo mezza pompatina di fondotinta ed era tutto perfetto ed omogeneo. No, io capisco, il concetto è quando uno ha una certa, cioè passata una certa età, meno prodotto metti, meno possibilità ci sono che il prodotto si infili in tutte le rughe tipo Sharpay che iniziano a svilupparsi su questi faccini gioiosi. Così però mi pare proprio un filino troppo poco, cioè ecco, se non vi dispiace io ne aggiungerei un ciucinino, ma proprio ne aggiungerei un attimino di più, perché mezza pompatina mi sembra. A questo punto per me sarebbe il momento del correttore, quindi vado a cercare, perché ho visto che anche riguardo al correttore noi over 40 dobbiamo stare attenti ad alcune cosette. Per esempio il fatto che iniziamo ad avere tutte queste rughette di espressione, le zampe di gallina e roba e via l'altra. Se facciamo la classica V tipica delle beauty guru ventenni, poi ci si infila tutto dentro le rughette, e allora l'amica Sonia ha una soluzione anche per questo. If you're 40 and up, listen up. We have wrinkles, we have dark circles under our eyes, we have puffiness, we have texture, we have everything going for us. Don't follow this trend where the girls are doing it, because we ain't trying to do all that. We don't have that young skin. We don't do that. What we're gonna do is we're just gonna apply it here, and we're just gonna apply it a little bit right there, just to brighten the eye. What you're gonna do is just lift it up. Remember, guys, don't bake, because if you bake,
going to cause more creasing. If you need to use a little bit of powder, use a little bit of... Allora lei praticamente dice, se andiamo a mettere il correttore proprio così a V sotto l'occhio, ne applichiamo tantissimo che poi finisce dentro le rughette, quello che dicevo poc'anzi. Invece ne mettiamo, lo ripeto, da questo lato un po' più in basso, qui, e poi un pochino qui, che è sempre la zona più in ombra e più scura dell'occhio, e poi portiamo a salire in modo che la percentuale di prodotto che troviamo, che andiamo a posizionare proprio nella zona sotto l'occhio, è inferiore rispetto al classico metodo dei giovani beauty guru, e questa è la situazione. Bene, a questo punto abbiamo fatto la base, abbiamo fatto il correttore, sarebbe il momento, secondo me, di aggiungere un po' di profondità, un po' di colore su questo visetto giovane riposato. Vabbè. Quindi vediamo cosa dice Sofia riguardo al bronzer, alla terra. Vediamo. Bronzers for beginners. I know a lot of times you see people just put bronzer, but what I do, and for mature women, start here, circle down, all the way up. Because if you start here, you're just going to have this dark area, and this is the reason why you just go down and then circle back up. Allora, praticamente lei dice, normalmente siamo abituati a fare questa roba qua, ma per noi overforti conviene partire in alto e poi scendere usando un pennello morbido e poi salire dall'altra. Perché? Molto semplice, perché se no, se partiamo da qua, abbiamo la parte più intensa dove invece vogliamo che sfumi. Quindi tutto sbagliato, quello imparato in questi anni, partiamo da su e poi scendiamo in giù sfumando. Questo già aggiunge un po' di colore. Poi saliamo anche qua, perché quel che interessa è creare un po' di profondità, però facendo il movimento opposto a quello che ero abituata a fare. Quindi zan zan zan, da qua a scendere. Sì, so, perché ho l'impressione fin d'ora che questi beauty hacks su di me. Ma andiamo avanti. Abbiamo fatto la terra, a questo punto io passerei al blush, al fard. Ma vediamo la nostra maestra, la nostra sensei, Sofia Valencia, cosa dice del blush? Che dici? Blush placement. Ankle. Go from here up. We don't do this no more. Ok, allora, blush, intanto mi serve un pennello, se no non cosa metto blush, eccolo qua. Sofia dice, che come dicono anche altre beauty guru overforti, che per noi è fondamentale dare l'effetto liftante, e quindi se prima mettevamo il blush qua sulle guanciotte alla Heidi, no, giù quelle mani, adesso si fa questa roba qua, si prende il blush e poi zing qua a salire, perché questa roba qua a quanto pare dà l'effetto liftante. Ma sai che alla fine tensione, che forse questa è l'unica roba, mi manca un po', la voglia di, ma però, a questo punto cosa ci manca? Illuminante, ma sono sicura che Sofia avrà da dirci anche sull'illuminante, vediamo cosa dice. So, highlighter trick. Apply your favorite highlighter. I'm using the Tarteist. Apply a setting spray and I like to place my highlighter right here. See how it gives it a glow, like a pop, looking like a glazed donut, a rotisserie chicken. Make sure that you blend it, because you don't want it look like it's like a stripe. Allora, intanto Sofia è famosa per questi look molto
dewy, molto luminosi. Lei dice sempre il look da ciambella glassata o da pollo di rosticceria. Allora lei prende un illuminante che io non ho ancora selezionato, quindi datemi un secondo. Così su due piedi direi di utilizzare questo illuminante che è nella palette di Hourglass, che sicuramente avrà un suo nome, Metallic Strobe Powder. Metallic Strobe Powder. Allora, Sofia fa questa roba qua, prende lo spray fissante, ne mette un po' sul pennellino, poi va a prendere l'illuminante e lo piazza tutto dove uno vuole aggiungere una botta di vita. If you want to be extra like me, E lo mette anche qua. and just add the glow where you need it. Lei lo mette quindi qua. Sembra che non faccia niente, sono abituata a roba un po' più... lo mette anche qua sopra. Lo mette sul naso, perché ho l'impressione che non faccia niente questo illuminante. Lo mette sul naso e ne mette un po' anche là sopra il labbro. Vabbè, e a questo punto io ci butterei su un filino di spray fissante in generale e la base è fatta. Passiamo adesso alle sopracciglia. Fenty Beauty Brow Pencil. Beh, is io one of the ne ho best un'altra. pencils ever. It has so many different colors. You guys need to go and check them out. And my eyebrows are microbladed, so I just do a touch up. I do this as a Allora, prima di tutto usa giustamente la matita per riempire le zone un po' più rade, per quanto lei appunto col microblading abbia le sopracciglia a posto che non dovrebbe fare una cippa. Lo stesso non vale per me, come potete vedere. Ecco, dopo aver riempito le zone un po' così, più rade, lei prende un pettinino, vediamo. to see if my brows match upwards, and then I brush. Brushing is really important when it comes to doing your eyebrows. Ah, sì? I don't conceal, I don't do all that Instagram shit. I'm basic. With my basic ass brown eyeshadow that I just decided to put. Ok, è già passata al trucco occhi, però lei dice io sono basic, non faccio con il correttore tutta la pulizia precisa che poi ho con le sopracciglia, perché comunque va detto, Sofia carissima, ce l'hai già un po' di tuo, visto che c'hai il microblading. Veniamo adesso al trucco occhi. Ora lei dice che siccome è una basic bitch, fa un trucco occhi con un colore marrone molto semplice, sentiamo. Put on because I'm like, screw it. I'm just gonna put some eyeshadow on. I haven't done it in a while. Let's do this. And I add a little cream and a little light pink to the brow bone. Then Attenzione, allora lei prende un ombretto qualsiasi marrone. Io ho deciso invece di utilizzare, visto che ce l'ho portata di mano, il bronzer da questa palette sempre di Hourglass, e lo mette così, ma proprio con grandissima serenità, su tutta la palpebra, anche un po' a salire. Questa roba di applicare un colore solo su tutta la palpebra mi pare di intuire che aiuti un po' a dare la sensazione di un occhio e di uno spazio della palpebra un po' più capiente rispetto al fatto che noi normalmente abbiamo l'occhio che appunto la palpebra mi cala la palpebra, mentre andando un po' più in su anche con la palpebra un filo calata senza fare grandi cose, non so se percepite, metto a salire. Ecco, semplice, così. E questo sarebbe il trucco occhi fatto, cioè proprio la semplicità. No, lei diceva di mettere un po' di un colore così di transizione. Io userò un mix di questi due qua sopra, dove comunque io ho già messo anche prima l'illuminante, quindi serve solo a fare così un po' di transition e l'occhio è fatto.
Mi sembra che l'occhiaia non sia stata coperta benissimo, concedimi. E infatti lei sta passando già al rossetto, che è il suo marchio di fabbrica, perché ha sempre questi rossetti perfetti, rossissimi. Vediamo che dice, nel frattempo non posso credere che abbiamo già finito. Non so, vabbè, comunque, vediamo. Fermi tutti, ho appena scoperto un video di Sofia che spiega come mettere l'eyeliner per chi come molti di noi ultra quarantenni c'è un po' la palpebra che cala. Sarete d'accordo con me nel dire che comunque l'eyeliner dopo una certa età diventa veramente Mission Impossible. Dun, 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 dun. Quindi vediamo cosa dice. Ok, allora lei praticamente parte e segue qui la continuazione dell'occhio, sale così e poi semplicemente va a congiungere come se fosse la cosa più semplice del mondo. Vorrei poter dire che è andata benissimo, ho come l'impressione che non sia così. A questo punto mettiamo il mascara. Io utilizzerò questo di Charlotte Tilbury, che è il Push Up Lashes. E qui niente di che, nessun beauty hack, non c'è nulla che abbia da insegnarci Sofia per mettere il mascara in modo più efficace per noi ultra quarantenni, cioè questo ci accomuna un po' tutti. Il mascara si mette sempre allo stesso modo. Bene, quindi metto il mascara e poi passo alle labbra, che appunto è un po' il marchio di fabbrica di Sofia, che ha sempre questi rossetti perfetti, senza sbavature, e vediamo cosa ci dice a riguardo. Eccoci qua, momento rossetto. Lei dice: Apply my lipstick. I always do a lip liner and then there you go, and I add waterproof mascara because I have straight. Quindi semplicemente lei dice: io prima metto la matita. Allora, per non sbagliare, io utilizzerò la matita della We Makeup Even Borghese e il rossetto della stessa tonalità, così non sbagliamo. Proviamo a mettere, lei l'ha messo così come se nulla fosse. Io di solito quando metto la matita poi o sbaglio e mi trovo con due labbra così, oppure c'è sempre qualcosa che non va. Proviamo. E poi mettiamo su il rossetto nella stessa tonalità. Eccoci qua. Sì. E questo conclude il tutorial basato sui beauty hacks di Sofia Valencia su TikTok. Cosa ne pensiamo? Due considerazioni. Allora, per i miei gusti capisco il concetto di meno metti, meno si pianta nelle rughe. Secondo me è un pochino troppo poco coprente, cioè io continuo a vedere tutte le macchie, le discolorazioni che ho sul viso. Dunque la situazione eyeliner non è proprio andata come da copione, diciamo che non è colpa mia, alzo le mani, sicuramente colpa mia. Mi è piaciuto molto invece il concetto del blush, del fard che sale, della terra che scende, questa roba qua di liftare. Sopracciglia c'è poco da dire, anche come trucco occhi non è che ha fatto granché. Cosa abbiamo imparato? Cosa abbiamo imparato da Sofia Valencia? Intanto abbiamo imparato una cosa fondamentale, che forse prima non c'era proprio chiarissima, non l'avevamo messa a fuoco, e cioè che noi ultra quarantenni è meglio se i tutorial dei ventenni non li seguiamo, perché comunque, ecco, e dobbiamo renderci conto di 2 o 3 cose che peraltro in alcuni casi già mi erano abbastanza chiare, tipo mettere 2 quintali di correttore sotto l'occhio
nell'immediato può sembrare wow, ecco va com'è, poi però dopo mezz'oretta c'hai tutto lo Sharpei incorporato. Quindi ecco, meno nel contorno occhi, meno dove abbiamo rughe un po' più importanti, più leggeri. Altre cose, beh, sempre mettere la matita col rossetto, così sbava un filo meno, quella credo fosse abbastanza già così messa da parte. Altre cose che abbiamo imparato, vabbè, perché no, spruzzare sul pennello prima di mettere l'illuminante, per quanto devo dire, se avete un illuminante in crema, secondo me non serve proprio. Ecco, così, il mio voto a questi beauty hacks in generale, 7, un po' anche per incapacità mia, ne sono certa. Voi cosa ne pensate? Facciamo il beauty shot da Beauty Guru, di noi altri, in slow motion. Pronti? Il che ci conduce alla fine di questo pregiatissimo video nel quale abbiamo testato un po' insieme trucchi beauty per over 40. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia dato così degli spunti, vi abbia aiutato a capire come vanno questi trucchi, funzionano, non funzionano, sono alla portata di tutti. A quanto pare no, perché lo styline non si può vedere. Se così è, in ogni caso, se il video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se volete poi scrivetemi anche nei commenti se interessa una parte 2, perché seguo anche un'altra beauty guru over 40 su TikTok che però ha un metodo completamente diverso, quindi scordatevi tutto quello che avete appena visto perché lì partiamo da presupposti completamente diversi, ma chi lo sa amici da casa, magari ci può dare spunti interessanti e anche più nelle nostre corde, tutto è possibile. Scrivete quindi nei commenti se può interessare. Che altro? Se invece volete avere maggiori informazioni sui prodotti che ho utilizzato per realizzare questo piacevolissimo trucco over 40, sappiate che sul blog metterò come di consueto la lista completa con link diretti e il link al post dedicato lo trovate nella info box qui sotto oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro, se non l'avete ancora fatto, aspettate amici, aspettate, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io vi auguro una buona giornata, mattinata, serata, nottata, a seconda di quando state guardando questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Woo!